Buongiorno, allora, noi siamo in procinto di partire, quindi ce ne stiamo andando da questo posto dove siamo stati praticamente una settimana intera più o meno, all'incirca. Però prima di andare via ve la devo troppo raccontare sta cosa. Praticamente qua abbiamo il nostro nuovo cestino, oltretutto non so se ve l'avevo fatto vedere, ma questo è il nuovo cestino per chi ci criticava per il cestino, per il sacchetto che avevamo qua appeso. Adesso abbiamo proprio il cestino direttamente. Però è una figata, a me ha svoltato completamente l'esistenza, perché adesso posso buttare le cose senza che non abbia spazio e possiamo toglierlo perché gli abbiamo messo i due gancetti, è fighissimo, bellissimo. Ma la cosa divertente, perché le abbiamo ritrovate, è che noi qua abbiamo il portachiavi dove mettiamo le chiavi del camper, le chiavi della casa della mamma di Stefano e le chiavi della nostra macchina, no? Della Pandino. Però le chiavi della casa della mamma di Stefano e le chiavi del Pandino le mettiamo uno sopra l'altro perché ci sono solo due ganci qua. Quindi cosa succede? È già successo 2 o 3 volte, diciamo, che ci cadevano le chiavi della macchina nel cestino, però ce ne siamo sempre accorti, no? In sti giorni, non so quando sia successo in realtà, sono cadute dentro il cestino e non ce ne siamo accorti. Oggi, prima di andare via, Stefano ha detto: mettiamo già le chiavi della macchina davanti, così ce le abbiamo già là. Non ci sono. Ho detto no, non ci posso credere. A Stefano gli è venuta in mente l'idea che potessero essere finiti dentro il cestino, e però noi ormai avevamo già cambiato, in realtà appena siamo arrivati siamo andati a buttare la spazzatura, quindi siamo andati a buttare un sacco. È passata praticamente una settimana e oggi prima di andare via ne abbiamo buttato un altro. Quindi cosa abbiamo fatto? Che schifo. Ci siamo armati ovviamente di guanti, siamo andati fino al bidone, abbiamo aperto il cestino che avevamo appena buttato, tolto tutto, niente. E poi a me mi è venuto in mente che quando appunto siamo arrivati ne avevamo buttato un sacco, allora sono andata a cercarlo e c'era ancora, per fortuna, perché di questi giorni è passato il camioncino della spazzatura, quindi per fortuna che non c'era quello dell'indifferenziata. E allora abbiamo aperto anche l'altro sacco e dopo un po' l'abbiamo trovate. Pazzesco, stavamo perdendo le chiavi della macchina dentro al cestino nell'immondizia, non avremmo mai più trovate del mondo. Madonna, siamo stati molto fortunati, quindi adesso non le metteremo mai più qui e attaccheremo un altro gancetto unico così che non sia in bilico e non rischi di cadere dentro di nuovo il cestino. Però vedo pazzo, però ve la dovevo troppo raccontare. Non l'ho filmato perché mentre facevamo tutta questa cosa sta piovendo a dirotto e quindi bagnati fradici, e allora non ho avuto possibilità, diciamo, di riprendere, però ve lo sto raccontando e adesso sul momento fresco. È stato molto divertente solo perché l'abbiamo ritrovata, perché sennò sarebbe stata un po', non dico una tragedia, perché comunque avevamo un doppione della macchina, però era tutto un bordello, perché non ce l'abbiamo noi, quindi era un po' un casino. Comunque questo è tutto, ora cambiamo postazione. Buongiorno, allora oggi è il 28 ottobre, il meteo è cambiatissimo, doveva dare tipo piogge su piogge, alluvioni, invece cielo azzurro che stamattina era velato, adesso è azzurro, sole, temperatura perfetta, bellissimo, cioè è stato piacevolmente una sorpresa stamattina. Noi siamo sempre qui in un nuovo posticino, sempre nostro, sempre da soli. Saremo qui 3 giorni anche qua. Ultimamente stiamo tanto nei posti perché stiamo cercando un po' di risparmiare gasolio, perché ci siamo proprio accorti anche nei viaggi che comunque il gasolio è quello che
consumiamo di più, chiaramente spostandoci spesso, è quello che costa quindi di più, il nostro consumo maggiore, e quindi quando siamo qui in Piemonte cerchiamo di risparmiare un pochettino adesso, in questo periodo, anche perché a gennaio abbiamo intenzione di andare al mare e quindi bisogna risparmiare un pochettino se si vuole arrivare ad andare. E quindi stiamo iniziando a stare un po' di più nei posti, invece che spostarci ogni 2 giorni cerchiamo di starne 4 o 5 nello stesso, sempre facendo attenzione al cesso, all'acqua e tutto quanto, perché chiaramente i nostri spostamenti erano anche per caricare e scaricare, però adesso stiamo ancora più attenti di quello che stavamo prima e quindi riusciamo a prolungare i nostri giorni in un posto, così risparmiamo. Può essere ogni tanto un po' noioso, perché comunque stare sempre nello stesso posto per tanti giorni a noi ci annoia un po', però ogni tanto ci facciamo comunque le passeggiate, respirare comunque l'aria fresca, la natura, vedere anche i colori autunnali che si accendono sempre di più, diciamo che comunque ci fa passare le giornate, ecco. Poi Ste, ieri, che eravamo a Torino, mi ha regalato questo libro, spettacolare, è bellissimo, stamattina me lo sono sfogliato tutto e praticamente fa vedere tutte le foto dei funghi, poi mi fa vedere anche le dimensioni, l'habitat, se è commestibile, non commestibile o velenoso, dove cresce, quello l'ho già detto, e le specie simili che potrebbero essere velenose o non commestibili, che si possono confondere tra l'uno e l'altro. Ma è bellissimo, cioè è proprio fighissimo sto libricino, poi è piccolissimo, bellissimo, sì, figo, 240 specie di funghi, bellissimo. Stamattina me lo sono già sfogliato, quando andremo nei boschi me lo porterò dietro così che anche dal vero, diciamo, voglio vedere se effettivamente corrispondono e iniziare magari a distinguerli, oltre che al porcino, magari anche altre tipologie di funghi. Però chiaramente non mi fiderei mai, anche se magari dal libro sono veramente simili e ti dicono che magari sono commestibili, addirittura buoni, eccetera eccetera. Senza farli vedere a un esperto, comunque sia, non mi fiderei mai, perché è pericolosissimo per i funghi, ci sono molte specie velenosissime, anche mortali, e quindi non mi fido assolutamente di me che sono così inesperta, anche se ho un libro in mano che mi può aiutare, però è figo, perché comunque entriamo sempre di più dentro a questo mondo che a me interessa tantissimo, saper riconoscere funghi, mi piacerebbe anche riconoscere le piante, mi piacerebbe riconoscere anche le erbe aromatiche, quelle che molti vanno proprio a prendere e si fanno i gusti, come Simone di Garfagnana, che ci aveva regalato un vasetto con tutti i gusti delle piantine che lui sa riconoscere in giro per la sua zona, ed erano meravigliosamente buone, e quindi mi piacerebbe tantissimo saper riconoscere tutte queste cose, ma è chiaro che bisogna fare corsi, bisogna stare con gli esperti, bisogna avere tempo ovviamente per imparare tutto, ma mi basta anche solo aver imparato a riconoscere i porcini, è già una cosa per me fantastica. E quindi in questi giorni allora staremo qua, gireremo, andremo a vedere anche qua in un boschetto che c'è se ci sono funghi, e ormai ci siamo appunto infissati, e basta. Queste saranno le nostre giornate abbastanza sedentarie, tranquille, rilassanti e pacifiche.
Terza. Vai. Ok. Non è che si capisce bene. Lo so. Qua fa freschino, eh? Siamo a 1800 qualcosa metri. Si è rotto. Paraschizzi, perderemo prima o poi. Il pacco piadina. Ah, Un pacco. Il kiwi e la briochina. Le chiavi dove le avevamo messe? Qua?